episodio muto oggi. Non so, il linguaggio dei segni non lo so, sapevo dire solo le parolacce. Ciao! Allora, come vedete anche oggi abbiamo una tenda. Questo vuol dire che abbiamo una tenda, fine. Vendiamo tende, se volete una Ciao! tenda. I nostri contatti sono qui sotto. Questo vuol dire che abbiamo un ospite. La nostra terza donna. La più giovane? La più giovane, è vero. Talmente giovane che non sa cos'è un 3310 a quanto pare. Lunga storia, lunga storia. Adesso l'ha imparato però. Sì, Lo adesso lo sa. adesso Benissimo, lo fa. benissimo. Siamo qui per questo. Esatto. La presentiamo subito? No experience needed. Certo, presenta tu come al solito perché ormai... Ludovica Carbone. Come Nicole Kidman. Buono spazio. Ai guide. Hi guys. Ah, scusate, Chiara Ferragni. Scusate, mi ero sbagliata. Ai guide Che ho di il My colore Outfit. dei capelli. Però solo quello. Chiara, ci sponsorizzi per favore? Vai tu e Levian, per favore, grazie. Ciao! Oddio, Terza parte. Raccontaci un po' di te. E come mai hai deciso di... che l'abbiamo obbligata. Non è vero, non è vero. Ho 19 anni, ne compio 20 tra pochi mesi. E... Giulia, non piangere. È dura. Studio, sono al primo anno di università, studio fisica. E La voi cosetta. direte, cosa ci stai a fare qui? Hai ragione. Però recito da quando ho 8 anni, per passione, per divertimento, insieme a voi. Non da quando avevi 8 Non da anni, quando ho ma 8 anni, però. negli ultimi 3, 4. Esatto. Però fai anche danza. Sì, ora Sì, beh, in questo momento in col camera. Però In camera mia. danza, da quando Ok. ho 4 anni, danza classica, contemporanea, poi negli ultimi 5 anni un po' di musical, con la compagnia in cui sono con Giulia. Non facciamo il nome perché non se lo meritano. No, non è vero. The shade. Ciao a tutti compagnia. Il microfono sta avendo dei difetti. Cosa? Ehi. Compagnia dietro le quinte di Gallara. Seguiteci su Instagram, perché seguo i social. Devo far vedere che funzionano. Ho un gatto. Ho un gatto. Hai un gatto? Per Beh, stare. Come non lo so. tutti, come Come- tutte qui presenti. Che si chiama? Mars. Perché Come sei una pianeta. nerd. Esatto. Perché è rosso, come Marte. In Ci realtà, sta. cioè, tipo, in generale è più facile spiegare che il biscotto Mars, tipo, c'ha il ripieno al caramello. Proprio a livelli base, tra la merendina e il pianeta. Quindi- Esatto. Però c'erano anche delle cose di cui tu vorresti parlare, che ti piacerebbe parlare, Sì. perché hai un sogno. Avere un sogno, no. Io ho un sogno. Quale sogno? Avere un sogno. Ho un sogno unire la fisica al teatro, che però qualcuno ha già fatto, cioè, nel senso, sono una pioniera. Però, insomma, è una cosa, la fisica è sempre vista come un mondo un po' lontano, difficile, impossibile da comprendere, che tutti odiano. Ma secondo me è solo perché non si conosce bene, perché in realtà la fisica è molto divertente. La Molto fisica è molto divertente divertente, è vero. e soprattutto ti dà una visione sul mondo molto diversa da quella a cui siamo abituati ad avere. A volte anche un po', c'è una rottura di palle, perché tipo vedere un film con me è proprio una roba brutta, perché appunto tipo sui film fantascientifici, cioè io mi accorgo a volte di piccole cose che non funzionano tanto, Sì. non funzionerebbero tanto nella vita reale se fossimo nello spazio, tipo i suoni. Non li sentiremmo i suoni nello spazio, è inutile che si mettono lì spade laser, razzi, no? Non senti niente, non senti. Capito, Però... George Lucas? Annotati. Chiamala. Che dal punto di vista registico servono i suoni, quindi non si può fare Narrativo. niente. Ma immaginati un duello super epico senza suoni. No, ma infatti, certo. Ci sono delle cose, infatti, a cui bisogna scendere a patti, tipo queste. Altre che... Puoi evitare. più o meno. Tipo di Interstellar, non so, l'hai visto Interstellar? Sì? Cosa ne pensi? Interstellar è un film... oddio, vabbè, io sono una nerd, ma mezza, non sono proprio Mezza. una mega nerd, nel senso... Una ne? Sì, una ne. Una babbana dei No, nerd. Interstellar, esatto, sì, cioè per i veri nerd io non sono una nerd. Questa ovviamente, frase perché i profani da sì. sola dovrebbe stare su una placca per le macchine. Sei una babbana dei nerd. Dentro La sto racchiude stampando talmente- ora. Voglio l'adesivo.
Esatto. Per l'auto. Sì, Interstellar in realtà è un film molto accurato dal punto di vista scientifico, anche perché Thorne, che è uno degli sceneggiatori, è il premio Nobel per la fisica del 2017, quindi insomma non hanno preso proprio l'ultimo degli L'ultimo dei babbani. L'ultimo dei babbani. E quindi il fatto che ci fosse un fisico come sceneggiatore chiaramente ha portato il film a un livello anche scientifico molto più alto, è molto accurato e soprattutto alcune cose in realtà sono ipotesi, nel senso che non sono teorie verificate o verificabili. Sono ipotesi che però matematicamente comunque e astronomicamente stanno in piedi, cioè hanno un senso proprio scientifico. Quel film deve essere un orgasmo per chi lavora, cioè per questo mestiere, perché comunque... No, è bello proprio perché di solito invece non c'è questa accuratezza. Cioè, vi faccio un esempio, il buco nero di Gargantua è la simulazione più realistica di un buco nero mai realizzata, anche per il budget che avevano, perché chiaramente di solito comunque gli ambiti di ricerca non hanno tipo i soldi che hanno potuto investire invece per Interstellar. Quindi giustamente. Sì. Che dice molto. Però vedi, nel senso, un po' di contaminazione, cioè non è solo la fisica o la scienza comunque che ispira la fantascienza, ma a volte anche la fantascienza può aiutare la scienza, sì. È importante, su questo aspetto secondo me ci sono dei punti negativi e dei punti positivi, nel senso che ovviamente quando si tratta di narrazione a livello di cinema, di televisione, a volte non puoi essere proprio attaccato alla realtà, perché magari è noioso, perché magari certo. Però è anche vero che c'è il rischio ormai in questo secolo, perché purtroppo la gente non si informa, perché purtroppo la gente tende a credere a tutto, che se in un film o un telefilm viene presentato qualcosa che non è accurato al 100%, la gente tende a credere comunque a quello del film e non alla realtà. Sai, dipende anche un po' da quello, cioè dal messaggio che vuole passare il film. Nel senso, se è un film che dice guardate, noi è tutto inventato, si sta in un mondo parallelo, un futuro distopico in cui questo succede, alla fine non è che... Cioè, non è che se guardi Avatar dici, ah sì, esatto. Esistono i cosini blu. Ah no? Però tipo film come Gravity, che è stato promosso come se fosse il film che ti raccontava la scienza, il film rivoluzionario, è una film, cioè nel senso è una delle cose più brutte dell'universo, proprio per stare in tema. Letteralmente. Esatto. Userò una battuta di Tina Fey, che tra l'altro è una battuta che lei ha fatto durante il discorso dei Golden Globe dell'anno di Gravity, che diceva Gravity è un film che racconta di come George Clooney preferisca andare nello spazio e morire piuttosto che stare nello stesso posto di una donna della sua stessa età. Non è mia, è di Tina Fey! Lipton, sponsorizzami. Quella scena in cui loro sono attaccati, agganciati alla Stazione Spaziale Internazionale e lui a un certo punto per salvare lei si sgancia e comincia a cadere, non potrebbe accadere, cioè se due persone fossero sulla Stazione Spaziale Internazionale e si sganciassero sarebbero lì a guardarsi fermi, immobili, perché non c'è nessuna forza che ti trascina da nessuna parte. Ma dove sei? Ma dove sei? La Stazione Spaziale Internazionale è qua sopra, cioè dove Io mi sono immaginata lui che fa il gesto eroico, fa ti salvi. Fermo. No, vabbè, ma è stato troppo elevato quel film lì, nel senso che a livello recitativo non mi ha fatto neanche impazzire. Molto figo il sound design, anche se mi dici che non ci sono suoni, però... No, vabbè, ma quello, ripeto, c'è una cosa che, vabbè, forza, non è che poi, cioè, ora... Il fatto è proprio la pretesa che ha un film, non puoi pretendere di essere il film della scienza se poi... fai ste robe, ma non esiste. Grande film, mega spaziale, quando in realtà... Erano sulla Stazione Spaziale Internazionale che vengono trascinati via. Ma da chi? C'è un cavolo. Non c'è Gravity. Non c'è Gravity. Non c'è Gravity. Ciao ragazzi. No, ho anche fatto il gesto così puoi mettere così. No, vuoi unire il teatro alla fisica? Qual è la tua idea? Spettacoli per ragazzi so che ce ne sono già tanti. Io ero andata forse anche a vedere con la scuola uno spettacolo in cui un ex professore di fisica spiegava alcune leggi fisiche, proprio della meccanica, della dinamica, così molto easy. Erano degli sketch di giocoleria, quindi lui faceva vedere sì. con... ci sta. No, che ci sta. A me piacerebbe invece fare un vero e proprio spettacolo, quindi con dei personaggi, con una storia, una trama, non un monologo, una stand-up comedy, in cui magari raccontare attraverso una storia tutto il mondo dell'astrofisica, non so, delle teorie che sono nate dal 1900 in poi, di, non so, Einstein, Stephen Hawking, teoria del tutto, Feynman, comunque dovresti attribuire a ogni personaggio un pianeta o una costellazione o
cosa. E hanno il carattere che potrebbe avere il pianeta, quindi Mercurio è una persona esatto. super passionale, oppure Plutone è tipo frigidissima, perché Esatto. nessuno la caga perché non è neanche un pianeta. È un'emo Quindi depressa perché non è accurato, composto. esatto, accurato scientificamente, però anche divertente, comunque una cosa ascoltabile, in maniera non ovviamente che mi metto lì a dimostrarti perché è uguale m gamma c quadro, Non no, Interstellar. però comunque con le equazioni, con la spiegazione scientifica di tutti i fenomeni, perché spesso ci sono questi estremi. Vai al planetario di Milano e vai a seguire un incontro sulle onde gravitazionali, fighissimo, ma il problema è che se non sai niente di fisica non capisci niente e non ha senso proprio, perché è proprio brutto, perché è una cosa che in realtà potrebbe essere figa da raccontare, da spiegare, poi ovviamente organizzata bene. Certo. Oppure appunto film o comunque conferenze non ne ho viste tante per non esperti, però tipo film appunto in cui in realtà di fisica non viene spiegato niente, quindi vabbè, saranno le solite 3 cose, sì, che la Terra gira intorno al Sole, che i pianeti... A prova di idiota. Ora, una persona non è che ne esce appunto ricco di conoscenza o di almeno di curiosità, ne esce, ha visto film, si è goduto la trama. Sì, ho capito. Non c'è questa concezione che è sempre, secondo me, questione di periodo storico, che una persona potrebbe interessarsi a un argomento nuovo, magari andando a vedere una cosa per la prima volta e dici magari voglio andare al planetario perché c'è una presentazione, e se parli come se tutti fossero studenti di fisica io non posso capire niente. Se invece sai comunque farmi entrare nell'argomento, farmelo piacere e farmi capire nonostante io non sappia le equazioni di fisica quantistica o allora in quel caso forse uno si può appassionare. E invece diventa una cosa più a settori adesso. Bisognerebbe trovare una cosa come The Queen's Gambit, dove loro giocano a scacchi per tutta la serie. Dopo la premiere della serie sono aumentati gli acquisti su Amazon delle scacchiere. Quindi bisognerebbe trovare una cosa equivalente per la fisica. Io ho una compagna di università che è la campionessa italiana di scacchi e mi ha detto che da quando è uscita la regina degli scacchi, tipo lei fa un sacco di lezioni, il suo ragazzo è il campione europeo. Buon per lei. Scacchi. Lui su Twitch fa un sacco di dirette in cui gioca a scacchi ed effettivamente è seguito. Magari aumenta il QI della gente, perché giocare a scacchi non è affatto facile. Infatti la mia compagna è un geniaccio. Ciao Maria. Ciao Maria. Ciao, Maria. È capitata la stessa cosa quando era uscito CSI la prima volta. C'era un sacco di gente che si era iscritta a scienze forensi, e anche per i vari Scrubs e Dottor House, un sacco di gente iscritta. Anche Grey's Anatomy, pensa a Grey's Anatomy quanta gente, cioè mia sorella... Andiamo ancora avanti. Mia sorella fa in giro con le magliette con scritto Grey's Sloan Hospital Center. No. Adoro. Ciao. Salutiamo anche tua sorella. Ciao Lucri. È una cosa buona. Ci sono un po' di divulgatori che ora lo stanno facendo, C'è Luca Perri, che è sempre invitato su Rai 3, ha scritto un libro che si chiama La scienza di Star Wars, aveva scritto anche La scienza di Interstellar, e lui è molto piacevole da ascoltare, non è mai noioso e soprattutto parla appunto in maniera colloquiale, ascoltabile da tutti. Meno male. Sì, molto tranquilla. Oppure tipo anche Dario Bressanini su Instagram. Lui parla di chimica, poi ha scritto dei libri sulla chimica in cucina, tutte queste cose qui. Belli. E sì, ci sta. Però appunto l'unica persona che ho trovato è una ragazza che fa degli spettacoli di fisica, però lei fa tipo dei monologhi su Schrödinger, Einstein, così. Lei è l'unica che ho visto che fa una cosa del genere. Infatti vorrei tipo scriverle: vuoi qualcuno che ti allaccia le scarpe? I'm here. Io mi ricordo che mi prendevo bene anche a guardare Mythbusters. L'hai mai guardato? No. È bellissimo, ci sono questi ragazzi che sono una squadra, ognuno ha la sua specialità, e magari prendono film e dicono questa macchina si va a schiantare e poi il tizio esce dalla macchina e va, non so, a 300.000 metri dalla macchina, però non sarebbe possibile perché magari poi costruiscono il manichino dello stesso peso del ragazzo e fanno schiantare la macchina e fanno vedere, no, vedete che, cioè fanno un sacco di esperimenti però prendendo come esempio i film oppure i modi di dire. Ecco, io ci sono delle Bellissimo. cose, c'è questa strana non so neanche Giulia, come compra una vocale. Compro una vocale. Gira la ruota. Hai vinto un microonde. È uno strano confronto, nel senso che ci sono film con un enorme budget che hanno livello di ricerca nel campo zero, e film che invece magari sono considerati filmoni super trash, che magari hanno un'accuratezza nei particolari, nelle descrizioni, che
Dici, ma scusa, allora c'è qualcuno che si è documentato lì e quindi non hanno i soldi per fare, però hanno i soldi per documentarsi e certe cose sono perfette. È un po' come quando guardavi, l'abbiamo detto anche nell'episodio con Angelica, che tu guardi House e dici, vabbè, House è più serio di Scrubs, ad esempio, ma Scrubs è invece più accurato di Esatto. House. Ma quello secondo me Con dei perché, consulenti giusti. non so, Esatto. l'industria cinematografica quanto abbia voglia spesso di chiamare gente esterna. Quando Nolan l'ha fatto in Interstellar, effettivamente è uscita una figata. Però, cioè, nel senso, vorrebbe dire comunque fare entrare nell'industria qualcuno che non c'entra niente. Però i consulenti sono fatti per questo, nel senso che se fai un film sui geroglifici devi avere una persona che ha studiato i geroglifici e scrivere esattamente come si fanno. Esatto. C'entra Devo niente dire col cinema, però. devo dire che su questo Nolan ha il vantaggio che ormai quello è il suo genere di film e quindi se lui Oddio. chiede... Diciamo che poi anche lui fa piccoli passi. No, verso allora- Più che altro Tenet per me è stato... No, in realtà... Mi ha fatto spaccare quel meme, l'hai messo te, Fede? Quel Quale? meme in cui ha vinto... Tenet ha vinto per gli effetti speciali, no? L'Oscar. Sì. Mi ha fatto spaccare il tuo! Il video che hai messo. Se lo ritrovo lo Dov'è? metto. Qual è? Torna indietro. Torna indietro. No, devo dire che un commento su Tenet mi ha ucciso. Un commento di una che fa: no, io l'ho visto, non ho capito niente. Però vabbè, Nolan. Ma Cosa sì, vuol allora. dire? Cioè, se non hai Solo capito... un'enorme tipa di Nolan, quel film. Cioè, il concetto ci sta. La cosa dell'entropia all'inverso ci sta. Per carità, è strano, è particolare da vedere la scena in cui lui va nell'altra parte e va tutto al contrario, stranissimo, oh wow, ti fa impressione. Però in generale tutta la linea della storia, il cattivo, cioè Kenneth Branagh che fa il cattivo ucraino, russo, non so neanche da dove venisse, con quell'accento improbabile, io... Ma poi anche il fatto, cioè anche la mezza storia tra lui e lei, ma che cioè, nasce dal nulla, va avanti nel nulla, continua a caso. La vera storia era fra lui e Robert Pattinson, comunque, se proprio dobbiamo Dove c'è essere Robert precisi. Pattinson succedono queste cose. Esatto, dobbiamo essere precisi. So solo che ci ha messo tantissimo a scrivere la sceneggiatura, forse perché comunque è complicato. Perché si dimenticava quello che scriveva. Ti doveva tornare indietro, aspetta. Aspetta, non ho capito che cosa sta... L'ho scritta in 20 anni, si vede? Si vede. Sì. No, a molti è piaciuto, devo dire. Cioè, Sì, però è un po' fuori dal vaso, sto giro. sì. Ha fatto no, di no, meglio. la- Ha Io fatto di amo meglio. Nolan, cioè, nel senso è il mio regista preferito, io lo adoro. No, è quindi, fantastico, no? nel senso, non lo dico perché No, non, no, è non bravo, mi piace cioè, il genere o non mi voglio piace dire. lui, anzi. Diciamo che è andato in escalation perché comunque Inception l'ho visto e ho dovuto vederlo con l'assistenza di ciao Colli, che si metteva in pausa e mi spiegava ok, no, questa cosa livello 1, livello 2, ok, perfetto, ho capito, adesso lo guardo e lo capisco perfettamente. Interstellar già mi sono addormentata qualche volta e Tenet invece proprio... Ma io l'ho visto anche con un mio compagno di corso e all'inizio eravamo anche gasati. Però poi a una certa ci siamo persi e io sinceramente non ho neanche avuto la voglia di andare a rivederlo per cercare di capire. Cioè, sono andata su Wikipedia e ho cercato cosa vuol dire. Spiegazione. Finale di Tenet. Beh, adesso ne farà un altro e vedremo se andrà Sì, in dai. su o se peggiora vediamo ancora come di si più evolve la situa. oppure migliora. Ripeto, è bravissimo, è fantastico, io lo adoro, è anche coproduttore di tutti i film della DC che ci sono usciti, del DC Universe, quindi lo adoro tantissimo. Anche se è un popular opinion, la sua saga è la migliore, scusatemi. Ciao, andiamo avanti. L'altro giorno il mio prof di fisica ha detto una roba che ho detto, poi gliela devo dire, quando facciamo il podcast, stava spiegando relatività speciale, cioè praticamente la teoria di Einstein. A un certo punto, lui è un fisico delle particelle, mega, cioè bravissimo, ganzo come persona. A un certo punto ha detto che se avessimo il motore antimateria di Star Trek, Sì. se ce l'avessimo qui sulla Terra, che Ok. unisce un elettrone a un positrone, che è l'antielettrone, Sì. fondamentalmente, avremmo il 100% di energia pulita, perché elettrone e positrone danno 2 gamma, che è solo energia, senza scorie, senza Esatto. niente, però non è possibile. No, però è Star Trek, cioè, che bello, però, devo dire...
La fantascienza che rientra Sì. in auge. Stavo raccontando a te, Giulia, l'altra sera che quando c'erano 2 team diversi di ricercatori che stavano facendo ricerca sui pianeti extrasolari, quindi fuori dal sistema Sì, solare, sì. hanno trovato un pianeta che ruotava intorno a 2 soli. E come l'hanno chiamato? Tatooine. Tatooine, come il pianeta di Star Wars che gira Di intorno a Luke. 2 soli. E ci sono stati 2 gruppi di ricerca che hanno trovato 2 pianeti diversi e l'hanno chiamato entrambi Tatooine e poi si sono messi a litigare su quale dei due. Quindi anche la fantascienza ispira la scienza, quei matti. Vabbè, Mi ci piace un sta. sacco questa cosa. Anche perché immagino che moltissimi ricercatori abbiano deciso di intraprendere quella carriera anche grazie magari a Star Wars o Star Trek. Sì, esatto. Star Trek è un mondo a parte, dovremmo invitare un'altra mia amica a parlarne che ha fatto tutta una tesi su Star Wars a livello filosofico-culturale. Figata. Sì, perché comunque è uno dei primi grossi franchise che parla di una crew, non sono soldati, sono esploratori spaziali. Loro quindi non vanno a combattere, loro poi capitano nei casini comunque, però Dettagli. esatto, però vanno solo ad esplorarli i pianeti, sono proprio scienziati, sono tutti scienziati con le loro settori, cioè quella che sa le lingue. Allora, tu hai detto che hai iniziato da poco l'università. Com'è è stato iniziare l'università con il Covid? Non posso dire una merda, vero? Puoi, lo censuro. Tanto facciamo beep e li mettiamo dappertutto, quindi... Bruttissimo. A ottobre si poteva andare in presenza tipo un gruppo una settimana, poi in gruppo un'altra settimana, poi in gruppo un'altra settimana. Indovinate quando hanno chiuso di nuovo tutta La Italia? settimana che toccava a te. Il giorno in cui dovevo andarci io. Quindi quanto hai fatto di presenza fisica? Sono andata 2 settimane, no, 4 giorni a marzo sono andata e poi Occhio. nelle ultime 2 settimane sono andata quasi tutti i giorni, quindi in totale tipo meno di un mese in realtà. Madonna. Sì, però ora va meglio, nel senso che ora ho visto i miei professori, ho visto i miei compagni, li ho conosciuti, sono andata in laboratorio. Ah no, è vero, ho fatto anche un po' di laboratorio, sì. Bello. 5 volte in laboratorio sono andata, sì. Sì, fa ridere perché posso contarle. Però nel momento in cui non conosci nessuno, io avevo dei problemi che non sapevo neanche come organizzarmi con gli esami, perché entri all'università, se non hai almeno una persona che ha fatto quell'università prima di te, tipo dar 2 dritte, io ho sbagliato tutto, mi sono messa agli esami uno accanto all'altro, cioè sì, un casino, che però che ne sapevo, cioè obiettivamente. No experience, sì. serve No esperienza. Serve esperienza. Anche dal punto di vista di quello che facciamo noi, quindi teatro oppure set con Federica o con in generale. Abbiamo girato delle scene che poi abbiamo dovuto rigirare noi per Rise of the Villains, così lo nominiamo Sì, subito. non l'abbiamo mai parlato. Mai nominato, mai, tutte le puntate l'abbiamo nominato. Non so se sapete, ma loro fanno Noi. un tratto che si chiama Rise of the Villains. Sì, Noi. Io. Sì. Adesso ci sei anche tu, sì. I panni di no. Poison Ivy. Vuoi dirci un po' com'è stata la tua esperienza? Fighissima. Anche non solo con noi, proprio. No, in generale, insomma. No, la mia esperienza con Rise è stata bellissima, io troppo contenta. Ero un po' stranita all'inizio perché io non conosco molto il mondo dei fumetti, e mi sentivo un po' in difetto e Giulia mi ha proposto questa cosa, però io sono una persona che si butta nelle robe, io faccio. Poi Fai benissimo. Funziona. Amen. E quindi mi sono buttata e all'inizio è stato un po' trauma perché voi siete comunque mega esperti in quello che fate, nel senso lo fate non a caso, ma sapete quello che fate e ovviamente vi aspettate comunque lavorate anche con persone che fanno quello che fanno, quindi io tipo invece non sapevo niente di quello che stavo facendo. No, vabbè, in un progetto come questo che è low budget non ci abbiamo già istruito altre persone Sì. a Però questo poi mondo. eravate comunque anche un gruppo già formato, eccetera, quindi un po' di ansietta c'era, però poi alla fine è stato bellissimo, a parte che il costume di Poison Ivy è stupendo, quindi io mi diverto un sacco a cambiare colore di capelli e... Come personaggio mi piace molto perché, vabbè, ovviamente mi sono informata perché in realtà non lo conoscevo, onestamente. Sei anche una bambina, ti è concesso non sapere certe cose. No, nel senso che io ho visto tutti i Batman, no? Però, Poison Ivy chi cacchio l'aveva mai vista? Cioè, non viene mai neanche citata. Quindi... Ah, perché ha visto tutti i Batman, lei intende i Batman di Nolan. No, sì, in realtà... Per farvi capire l'età. A me va bene se hai visto solo i Batman di Nolan. Come lo so, Vabbè, sì, non c'è Poison lì, però No, a me va lo stesso bene. Poi mi è piaciuto tanto il rapporto che ha con Harley. Oh. Io
Giulia ci conosciamo, cioè nel senso ci conoscevamo già, quindi per me è stato anche un po' più semplice recitare con lei, nel senso che Sì. comunque lei sapeva com'ero io e avere una persona che comunque conosci può aiutarti. Poi nel senso io ho una grande stima per Giulia, quindi per me anche recitare è nel senso... Io prendo male i complimenti. Anche Shut nel- up! però- Mi sta trasformando. Mi fido di te, quindi se mi proponi un progetto so che se me lo stai proponendo è perché pensi Sì, che sì. anche tu che io possa farlo, perché sennò non vieni da me a dirmelo. No, infatti. E poi mi sono trovata benissimo, anche perché, vabbè, adesso lo devo ridire, Federica che è una regista della Madonna, si sa, non è che bisogna dirlo. Sto prendendo una Shut connessione. up, fai anche tu. Mi ha aiutato soprattutto nelle scene che abbiamo rigirato in cui abbiamo aggiunto battute a Poison, perché appunto Poison prima non aveva tante battute. Nonostante sei più piccolina, ho pensato subito che potessi essere adatta per il ruolo, soprattutto per il mood che hai tu nella vita di tutti i giorni. Quindi ho detto, no, secondo me ce la fa. Poi anche nel gruppo mi sono trovata benissimo. Poi io sono abbastanza abituata a essere la piccola del gruppo. Poi vabbè, in questo caso non sono proprio la più piccola, però... Cioè, Beh, c'è Vabbè, un più o meno la seconda. esatto, poco ci manca. C'è un piccolo più piccolo. Dimmi almeno 3 film che secondo te a livello di fisica sono accurati a parte Interstellar. Che comunque ti sono piaciuti e hai detto sì, funziona esattamente così. Ah. Gravity. Pokémon il film. No, dai, Star Wars non è malissimo, a parte alcune cosine degli ultimi. Che è assurdo, È degli strano, ultimi. Vuol dire che più vai avanti, più hanno peggiorato le cose, non è... The Martian ha qualcosa di ok, tipo il fatto che lui aspetti un po' di tempo, tipo sta lì ad annoiarsi mentre aspetta che il segnale arrivi sulla Terra e torni da lui, è la verità, cioè nel senso... Coltiva le patate. Tipo in Star Wars questa cosa non c'è tanto, loro si parlano così, da universi diversi, loro comunicano serenamente, chi se ne frega del tempo che la luce ci mette a passare da... No. Loro vanno avanti. No, Zoom l'hanno inventato loro. Fanno degli ologrammi, delle cose che sarebbero fichissimi. Pensa a un podcast in ologrammi. Ciao. Che cose che ho visto con gli ologrammi sono stati tipo un paio di concerti, che hanno fatto il concerto di Tupac, mi sembra, e Non so se posso dire quello che ho visto con gli ologrammi. Solo Kim Kardashian, cioè il Kanye West che fa il regalo di il compleanno a Kim Kardashian e gli piazza l'ologramma del padre. Mega trash. Beh! Anche un po' triste, visto che non c'è più suo padre. Sì, infatti. E che ora hanno divorziato. Ciao Kim. Stavo ricalcolando i film che ha detto. Star Star Wars, non so se mi viene. The Martian, due già sono buoni, Alien. Vabbè, dai, diciamo che tipo molti film, ora titoli non mi vengono, però tipo molti film che raccontano le spedizioni lunari sono abbastanza realistici, l'unica cosa è che sono un po' pallosi a volte. No, ma è vero, cioè nel senso... c'è un film molto bello che a me piace moltissimo, non ho idea di se sia quanto sia accurato, che è Mission to Mars. Carino. Non l'ho visto. Mission to Mars è abbastanza vecchio anche, cioè non è recente. Sì. Però se ti capita di vederlo poi mi dici cosa ne pensi. Ah no, vabbè, è un film top, però vabbè, non è che, cioè, non è un film di fantascienza, è la teoria del tutto. Stavo per chiedertelo. È biografico, quindi... Beh, anche se è una biopic, comunque hai trovato degli elementi, perché sai, a volte cambiano cose a livello fiction, no, tutto ok. Forse qualcosa sulla sua vita, però non, cioè, non Beh, quello... Sì, in maniera così... Secondo me dal punto di vista fisico è pazzesco, anche perché non è che proprio facciano, però fanno, insomma, raccontano della teoria di Stephen Hawking e di come l'ha sviluppata e dei risvolti che poi ha avuto. No, è tutto reale, anche perché penso che comunque abbiano preso il film dal libro che ha scritto lui, cioè La teoria del tutto, perciò... Sì, mi sembra di sì. Certo, non è che puoi cambiare più di tanto. No, anche perché penso che i fan che vanno a vedere quel tipo di film siano anche i suoi fan, e quindi se sbagli, cioè se fai grossi strafalcioni ti... No, ma poi lui era ancora vivo quando hanno fatto il film, puoi infatti, mettere... Va a vedere il film e dice... tutto sbagliato. Tipo quel film lì, cioè, bellissimo anche per chi non sa niente di fisica. Cioè, infatti a me è piaciuto. 5. Perché è fatto benissimo, è recitato da Dio, è palloso dal punto di vista... No. E comunque, vabbè, ma perché comunque la fisica del Novecento è molto più interessante della teoria della relatività, di buchi neri, di queste cose, ovviamente. Cioè, è meglio che parlare dell'elettromagnetismo di Maxwell, ecco. La mia paura con quel film, quando ho scoperto che lo facevano, era il poter andare verso il pietoso per quanto riguarda la sua condizione. Invece sono stati bravi anche sono stati molto sono stati delicati, ma hanno
spiegato nel modo giusto, comunque è una condizione Ma che... perché lui è un figo, cioè nel senso anche lui Sì, non è esatto. che è stato, cioè se tu vedi le sue interviste fa morire da ridere lui. A me vengono in mente tutti i suoi cameo in Big Bang Theory. Mamma mia, Esatto, veramente. esatto, cioè nel senso chi avrebbe fatto una cosa del genere se non No, lui? infatti. Ma A anche... proposito, cosa ne pensi di Big Bang Theory? Giusto? Ah, a me piace tantissimo. Sì? Io adoro Big Bang Theory. Ci sono una serie di matematici e fisici che creano delle teorie Dietro. apposta Sì, per sì. per il film. Ho visto un dietro le quinte dove scrivono tutte le formule prima di girare, si mettono lì. Giuste, tra l'altro. Sì, cioè proprio c'è proprio questo team che crea appunto magari anche delle ipotesi, delle cose apposta per Big Bang Theory. Io ho 2 amiche del liceo e quando giriamo insieme facciamo mega ridere perché io studio fisica, una studia matematica e l'altra studia ingegneria aerospaziale. Quindi siete... Insomma. Universo, sì. Esatto. Io sono ovviamente Sheldon di turno perché rompo le palle a tutti dalla mattina alla sera. C'è sempre questa lotta tipo tra me e la mia amica ingegnere, che ingegnere magari non siamo ancora niente, però... Però, Vabbè, però studi state studiando, ingegneria. certo. Io le mando tutti i meme in cui la prendo per il culo. Beh, forse io e Giulia ci rivediamo un po' di più nell'aspetto nerd fumettistico Sì, esatto, della serie. sì. Ecco. È un mix Sì. perfetto di tutta la parte che riguarda i film e l'amore per i film e i telefilm. Ma tu hai scelto questa strada perché sei stata ispirata da Ho un qualcosa? problema da piccola, sono caduta e ho battuto la testa. Ah, ok. Ci sta. E hai visto, come Ritorno al futuro, hai visto Cioè. l'elettrocanalizzatore, quello di... Esatto. No, il flusso catalizzatore, ho sbagliato, Perché pardon. oltre a essere pazza, no, mi sono sempre piaciute le materie scientifiche, ma sono sempre andata bene in realtà. Ho avuto un'illuminazione una sera, io e i miei compagni di liceo siamo andati al Planetario a Milano a vedere appunto una conferenza sulle onde gravitazionali e c'erano questi 2 astronomi che parlavano di LIGO, di Virgo, che sono percepiscono i segnali delle onde gravitazionali. Ok. E lì basta. Ti sei innamorata. Ho detto io voglio fare questo. Avevano fatto vedere questo grafico che aveva fatto Einstein, in cui lui teorizzava la presenza delle onde gravitazionali e disse l'uomo non sarà mai in grado di ricevere segnali di onde gravitazionali, sono talmente deboli che non avrà mai gli strumenti adatti per farlo. Okay. E dicono che questo sia stato l'unico errore di Einstein, perché effettivamente poi ci siamo riusciti. Wow. Quando è avvenuta la ricezione, che peraltro è avvenuta per caso in una prova, cioè hanno acceso 3 questi LIGO e ce n'è un altro, comunque uno tra l'altro in Toscana, li hanno accesi contemporaneamente e stavano facendo delle prove per vedere se funzionassero. Mentre facevano le prove hanno ricevuto il segnale. Adoro. E quando hanno ricevuto il segnale, dopo averlo studiato ovviamente, hanno confrontato il segnale con la teoria, insomma il grafico teorico di Einstein e era perfetto. Io da questa cosa ci sono rimasta proprio... Sì. Beh, io resto interdetta tutte le volte che fanno vedere qualche schizzo preparatorio di Leonardo da Vinci su Oh mio Dio. cose inventate 500 anni dopo. Fai... chissà che cosa... Come ti devi sentire quando vedi e immagini delle cose che fisicamente non possono essere costruite, non possono essere fatte, non possono essere studiate, perché non ci sono ancora i mezzi. Cioè, come deve essere... Non so se deve essere una cosa anche molto frustrante, probabilmente. Penso di sì. Ma a me già scioccava sapere che navigavano seguendo le stelle. Sì, no, beh... E già io ero lì tipo... Che io penso... io nel 2021 non lo so fare, lo sapevo fare. Io senza il telefono con le vie scritte sulle strade non riesco a orientarmi. Io mi perdo con Google Maps e questi qui andavano da un oceano all'altro con le stelle. Con le stelle. Cioè, sì, io penso che 20 anni fa usavamo le mappe per andare in giro, le cartine stradali, cioè io dico... La mia madre, gli dico, ma come fai? Cioè, come faceva? Come ti fermavi, guardavi? Sì, quello sì. Ti fermavi a guardare. Però è impressionante. Ho sentito una cosa, perché io da vera vecchia la sera guardo l'eredità, l'altra sera c'era una domanda che era... mi ha fatto sorridere tantissimo e ti ho pensata perché dice che a una... non mi ricordo che premiazione, che cerimonia di premiazione, Charlie Chaplin si è presentato a braccetto con Albert Einstein. Immaginati la scena! Bellissimo! L'arte e la scienza. Stupendo. E poi Einstein ha avuto appunto quel grande merito di far diventare un po' cool. Esatto, sì. Cioè nel senso che comunque è diventato un'icona. Quali altri fisici ci sono che sono così iconici? Non ce ne sono. Io odio la pubblicità della Lidl, però per no, è orribile. Non ce l'ho presente, illuminato. Ci sono questi che hanno tutti i capelli tipo Einstein. E i baffi. Perché fai la spesa intelligente. Ma ti pare? Bellissima come cosa. Sì, ma... ciao. Beh, è terrificante. Bello.
Però cioè, le magliette con su Einstein quante ne hanno vendute? Ah, Esatto. voglia. Ma anche soltanto per la sua foto iconica. Con la lingua, Allora, esatto, sì. Che lingua lunga. Scusate, ho fatto un... Che poi il mio prof di fisica l'altro giorno ci ha detto buttate quelle magliette perché hanno la formula sbagliata. Ah! Sì, perché la formula sarebbe E uguale m gamma c quadro e non mc quadro. Ok. Aia, devo dire che non rischio mai di comprare una maglietta di cui non so il significato. No, esatto. Non so se è giusto. È come farsi il tatuaggio in Sì, cinese. esatto, che non ho sai- scritto zuppa di pollo. No, non so perché mi è venuta in mente una cosa che ho scoperto solo di recente, che Bill Gates ha la tavola periodica vera in casa. Con non gli so se in elementi, casa. anche Sì, al che ha planetario dentro, che ha Poi- dentro i del pezzettini di planetario. ogni elemento. Oh, Cioè, come se carino. fossero cassettini e dentro c'è ogni Anche al cassettino. planetario c'è, andateci. Impressionante. A Milano? Milano? Io non vado da quando superiore è stata l'ultima volta che ci sono stata, sì. Sì, anch'io alle superiori. Penso sia cambiato. Io Male! sono stata di più a quello Oh all'osservatorio. no, si è bloccata! No! E sono stata di più all'osservatorio, quello in Campo dei Fiori. Mhm. Anche quello è bello. Sì. Beh, non credo siano tutti, tipo magari tungsteno, non c'è, non lo so. Uranio, non lo so, penso abbiano pezzi di uranio. La butto lì. Niente, quindi se vi trovate dalle parti di Milano andate all'osservatorio. Al Andate planetario. all'osservatorio, mettiamo l'indirizzo, non so. Sponsorizzateci, Osservatorio, grazie. mi sa che facciamo prima sponsorizzare noi loro, perché Proprio. C'è un gente... spettacolo proprio sulla scienza in Star Wars tra poco. Fantastico, Mm. fantastico. Se non fosse stato per questa professione, cos'altro avresti fatto? Io, a parte che non so cosa farò, nel senso che Mm. mi lavorerò, ma ogni volta tutti mi chiedono, ma dopo la laurea in fisica cosa fai? Cioè, non so. Vabbè, per L'altro giorno hai dato una di- risposta fantastica. Cosa ho detto? Che ti No. hanno chiesto... Ah, ho detto no, sì, al McDonald's di solito ti prendono se hai una laurea in fisica. Sì, sì. Con loro. Ma ti chiedono se è laureato? Sì, preso. Fisica e filosofia sei proprio top, Sì, diventi esatto. dirigente. Sei il dirigente Sì, del sì. McDonald's. Quindi McDonald's di Gallarate? La trovate lì fra qualche anno. No, scherzi a parte. Fa ridere perché fa piangere. Ho sempre cambiato lavori, tipo anche quando ero più piccola. Quando ero più piccola volevo, ogni volta che mi chiedevano che cosa vuoi fare da grande rispondevo l'ufficiale dei carabinieri specializzato in chimica. Ma che cazzo? Il carabiniere forense. Non diventerò mai carabiniere e mi fa cagare la chimica. Un altro? Quando ho cominciato a studiarla ho capito che... Ciao! Forse no. È stato un periodo sì che avevo detto che avrei voluto fare l'attrice, ma non lo escludo in realtà, nel senso se poi capita Perché no? a inviare, a fare, però... Prima Rise, poi il mondo. No, vabbè, una cosa non esclude l'altra, insomma. No, infatti. Cioè in realtà c'è stato un momento in cui pensavo di sì. Perché devono escludersi a vicenda. Entrambe le cose, infatti. Se che Cozzalone è cos'è, un avvocato? Sì, lui è un avvocato. Eppure il suo successo l'ha fatto con quello. O cosa? Rowan Atkinson. Mhm. Quante Beh. lauree c'ha qua? Mr. Bean. 16. Sei piccola, ma... No, sì. Ok. C'ha quante? 15 lauree, cos'è? Una roba così? Anche Emma Watson, laureata un paio, 2 o 3 volte. I bambini, quando sono bambini, sono bravissimi. Cioè, non tutti, ovviamente, ma la maggior parte li trovi che riescono ad essere naturali molto spesso dove gli adulti non riescono. Alcuni sì, alcuni no. Chiaro. Però di quelli che vedo io, la maggior parte dei film, mi sembra di averne visti parecchi che comunque hanno una spigliatezza che poi perdono quando crescono molto spesso. Tranne Sì, alcuni sì, Leonardo alcuni sì. Beh, Leonardo Tranne DiCaprio. Leonardo DiCaprio. che Stiamo parlando degli alieni, parlando dello spazio. però anche lui da Appunto. quando era piccolino. No, allora io ne ho castati parecchi di bambini, molti sono robotici, nel senso che imparano la battutina e te la dicono molto robotica. E lì secondo me anche perché dipende, non sei portato. Che sei bellino, però poi se mi dici la battuta Esatto, robotica... cioè- Altri invece... Quelli vedi che sono... Cioè, probabilmente c'è questa gran Da differenza che piccoli. chi è piccolino, cioè qualcuno è robatico perché proprio no, e altri invece sono dei mostri, sono bravissimi, tipo il bambino di tipo cosa? Di E.T. Di E.T., esatto, che ne abbiamo parlato l'altro Harry giorno. Thomas. Harry Thomas. Fantastico. E dici, Sì, vabbè, sì. ok, è il tuo Molti, lavoro. cioè, sì, si siedono, piangono, poi gli dici ok, basta, e loro... E tu dici, oh, Ah! ti capitano questi soggetti, però poi c'è il bambino robotico che è come se ti stesse dicendo la recitina delle elementari, no? E quindi ti dici... Magari hai anche spinto dei genitori a farlo. No, molti sì, perché magari non si sono realizzati loro e spingono i bambini a fare queste cose che io odio. Cioè io ho avuto anche un bambino di 3 mesi che mi hanno portato.
Ma come fai? Cioè, a meno che non siano quelli che chiedono i piccoli, i bambini piccoli. Però anche lì Noi abbiamo chiesto un bimbo piccolo. piccolo, ma lo volevamo di 1 anno e mezzo e loro ci hanno portato questo bambino piccolissimo, cioè era una cosa così. Sì, ma Dovrei avere il mesi. video ancora da qualche parte. Era minuscolo, cioè io ho detto no, cioè non possiamo. Cioè, se lavori magari nel cinema, banalmente sei un macchinista o comunque qualsiasi, non so, un fonico così, e magari serve un bambino, giustamente dici, vabbè, nel senso sono già qui, sono sul set. Mm. Se ho un figlio, Ma se sì. no, portare un bambino di 3 mesi. No, così piccolo no. No, beh, ma infatti se No, c'è guardi poi tutto un casino dietro, perché quando sono piccoli così possono stare sul set 20 minuti. E ci vuole uno studio teacher, quindi. Ma infatti, come si dice? Vabbè, a parte nelle scene di parto che durano 3 secondi e i bambini sono enormi. O finti, O palesemente. finti. Questa l'ho sentita da Graham Norton, che c'era Russell Crowe che parlava appunto di Man of Steel, e diceva che quando lui ha il bambino in braccio sono comunque tutti più o meno intorno a quasi 1 anno e ce n'erano lì 4. Sì, 4 neonati, perché lui... sì. Perché Eh comunque sì. non li puoi tenere troppo sul set, quindi ne Se tieni devi diversi. fare più inquadrature, a parte il fatto che raccontava che uno gli ha sparato la pipì, uno ha fatto Per tutt'altro, forza, certo. però sì. Deve essere difficilissimo. Ecco, i piccoli sì. A Sì, volte sì. penso anche con i cani, cavoli. Forse però con i cani è più facile che con i bambini. Sì, Eh, dipende. se la giocano. Con gli animali in realtà non è mai facile. Ma dov'è che ho visto una foto? Forse qualcuna di voi l'ha messa sulle storie, non lo so. Mm? Di una fila di persone con dei gatti neri per un casting. Io l'ho messo, sì. Bellissima quella foto, mamma mia, penda. Poi Federica, da quante ore la stai bevendo? Ma me lo sto razionando. Piano piano. In realtà ci sono 4 Quattro lattine. lattine. No? Oh, raga, mi sono vista un botto di serie che... Cioè, allora, tipo, Game of Thrones, che non ho mai visto, però è il mio genere. Lo so che voi non siete... Non ho niente contro, semplicemente No, non infatti. mi attizza. Però non ho niente contro. Non mi attizza. Non mi attizza. Se non è il tuo genere di robe che ti piacciono... Cosa ho detto? Vabbè. Ha senso quello che hai detto. Sì, sì. Poi ho visto, me le sono segnate anche, perché avevo paura di dimenticarmi quelle che avevo visto. Brava, hai fatto i compiti. Quindi ho visto Game of Thrones, poi ho visto Peaky Blinders, Ok. adoro, io amo le cose in costume. Poi ho visto Bellissimo. American Horror Story, 2 stagioni. Dimmi che hai visto solo le prime 2. Ho visto la seconda e la terza in realtà. La prima, Ok, guarda la prima e poi stoppati. lo so, me l'hai detto, però non mi piacciono tanto le storie sulle case infestate. Ah, peccato. Ma è... Lo Vabbè. so, me l'hai detto, è vero, me l'avevi Di- detto. Non è solo quello, però no, vedi tu insomma se ti interessa o meno. Cioè, ho visto Bly la prima Manor? puntata, O no, comunque il House e Bly Manor? No, proprio la prima stagione è Murder House ed è una casa infestata ok. ed è bellissimo. Una casa Troppo infestata. bello. Di Però- Quella cosa? più bella. American Horror Story. Comunque la mia Pensavo preferita fosse... tra quelle che ho visto Asylum. Adoro. Mm. Asylum mi è piaciuto tantissimo. Ah, e tra l'altro l'attore che fa, non so come si chiama, l'attore che fa il prete, Ralph Fiennes, sì. esatto, ora è in The Handmaid's Tale. E adesso, cioè, questa è la mia serie del momento, in realtà il momento è già da un po', ma tipo, vabbè. Terrain. Sì, cioè, basta, io sono partita completamente con questa serie, sono andata fuori di testa, non ho dormito notti intere per colpa di questa. Oh. E ho convinto tutte le persone che mi stanno intorno a vederla. Oddio. Già so il tema e so che è uno di quei telefilm che proprio dopo un po' mi sento male perché è proprio le ingiustizie Sì. che tu non La puoi... mia compagna di università è stata male una sera, proprio stata fisicamente male. Guardare la televisione è pesantissima, però tipo la prima stagione è presa dal libro di Margaret Atwood, Il racconto dell'ancella, e poi dopo, seconda, terza, quarta, ora c'è la quarta, sta uscendo la quarta, un episodio a settimana, però loro sono riusciti in realtà, tipo seconda e terza stagione, che non avevano il libro alle spalle, a tenere comunque un buonissimo ritmo e una buonissima sceneggiatura, ma perché secondo me Margaret Atwood, che è la scrittrice, ha partecipato alla scrittura. E poi la cosa che mi è piaciuta tanto è che ad Hollywood, insomma, lo fanno in pochi, è che si è imbruttita tanto. Cioè, è particolare, ha questi occhi azzurrissimi, però non è una bellezza classica, sai, col nasino, oppure i lineamenti
cioè no, anzi, sempre struccata, perché ovviamente sono in una società, insomma, non è che proprio... Certo. Sì. Imbruttirsi porta premi, È vero. vedi Charlize Ma- Theron, vedi? Cosa che ho apprezzato nonostante a me non abbia fatto impazzire il film, A Star is Born, finisce anche in modo diverso il film, l'originale con Barbara Sì, Streisand. l'arco del personaggio di lui non ha assolutamente senso. No, è diverso. Però Cioè, è uguale all'inizio, non è cambiato niente per lui. No, infatti. Mentre adesso non È mi vero, ricordo, cavolo! non me lo ricordo di preciso, ma se non sbaglio nel film originale lui muore in un incidente. Esatto, che è già una cosa diversa, se ci pensi. Esatto. Però il fatto che lui abbia chiesto a lei di stare perennemente struccata. Tra l'essere sporcata, cioè nel senso tipo anche banalmente, e l'essere struccata è diverso. È vero. Sì, anche. Ti senti un po' più comfy, no? Se sei tipo magari, non so, Sporca. sei in mezzo alla terra e sei sporca di terra. Andrò sul creepy. Se sei struccata ma dai delle gocce di sangue in faccia, Sangue. è già una cosa diversa. Esatto, sì. È vero. Anche tu reciti in modo diverso. Sì, perché tu pensi, ok, nessuno starà attento al fatto che sono struccata, ma saranno tutti attenti al fatto che io ho del sangue in faccia. Beh, ma infatti Quindi- quando già nel primo Rise of the Villains, nel pezzo all'inizio, io avevo le occhiaie disegnate finte e è vero, ero comfy nonostante ero struccata e non era un'abitudine. Io farei una fatica della Madonna. Io mi sono abituata a vedermi struccata grazie alla quarantena. Sì, anch'io. Non ero più abituata. Io le ho delle mie Vale. amiche che dicono che se io fossi vissuta tipo nell'Ottocento sarei morta bruciata dopo 2 minuti. Proprio meno tutti. Appunto, banalmente 100 anni fa probabilmente non avremmo neanche le passioni che abbiamo ora. No. No, Purtroppo comunque anche il fatto di avere queste passioni è anche dovuto all'educazione che abbiamo avuto e alla società in cui siamo vissute. No? Il tasso di donne che studiano in facoltà scientifiche, Sì, anche tu è anche peggio è probabilmente. già basso ora, ma cioè 100 anni fa non penso non esistesse. A parte No, che non esisteva venivi neanche. bruciata. Ma è già basso ora, ma infatti io sono contenta tipo, di aver trovato i miei compagni di università e di aver fatto gruppo con loro. questa è una cosa Perché, diciamo, bellissima. la scienza non è sì, progressista, ma fino a una certa. Mhm. Noi lavoriamo in team in cui ognuno ha lo stesso ruolo, Mm. quindi non c'è questo problema. Però Non già c'è la lì gerarchia. c'è comunque un capo e il capo sei tu, immagino. Sì, spesso non ti ascoltano. Anche il mio purtroppo è così. Quando sei sul vabbè, set e devi comandare, Aia, immagino. quando Perché sei almeno sopra. noi- La cosa brutta è No. che spesso devi dire, ok, devo purtroppo comportarmi, e qua censuro, devo comportarmi da stessa, perché quello è l'unico modo per farmi ascoltare, se no non ti ascoltano. Cioè, io vorrei avere un environment sul set tranquillo, cioè ovviamente abbiamo il nostro programma da seguire, non è che ci dobbiamo rilassare, però Sì. voglio che sia un ambiente tranquillo, ognuno comunque si senta a suo agio, sta bene, sa quello che deve fare e non se la prende comoda. Però purtroppo ho notato che se invece faccio censura di no, la gente mi ascolta. Vabbè, così è. Il fatto che ci siano, per esempio nel nostro campo, le registe donne la maggior parte delle volte dirigano film dove la trama, il tema o il cast è principalmente femminile. Io tenderei più ad avere la mia crew femminile che avere il cast. Il cast. Beh, quello sì anche. Quello è vero. Quello è vero. Quello deve essere bello, però è difficile. Cioè, immagino che sia difficile anche perché magari cose prettamente più fisiche, non perché le donne non riescono a farle, ma certe cose un uomo è anche fisicamente più portato a farle, è più rapido nel farle magari. Cioè, Sì, reparto però secondo me a volte tecnico... basta cercare. No, è vero, Sì. ci sono. Allora, nell'ultimo progetto Però- avevo quasi tutta la crew femminile e avevo il cast prettamente maschile. maschile. Ed è venuto bello. Bello, molto bello, bene. bello, è vero. Sì. Io resto sorpresa ancora adesso, probabilmente sbagliato, quando ci sono dei personaggi femminili scritti bene dagli uomini. No, ma poi scritti bene, perché il problema è sempre Anche quello. è vero, scritti bene in generale. I personaggi maschili sono sempre fichissimi, hanno una competenza caratteriale, mille sfaccettature, e Sì, invece i personaggi femminili sono sempre piatti. E infatti a me è piaciuto anche di Handmaid's Tale tantissimo, perché ci sono un sacco di personaggi femminili, tutti caratterizzati da Dio, e raccontati in maniera molto precisa, dettagliata, comunque con un'evoluzione di ogni personaggio, e quasi lì è il contrario, quelli maschili sono un po' più... Meno. Sì. Beh, ci sta. Io sto cercando un cartone che ho visto un po' di tempo fa, francese, dove, eccolo qui, Jack e la meccanica del cuore. E lì è scritto molto bene. Sia lui, il personaggio principale, è un ragazzino. Anche lei è scritta molto bene e la storia è... Secondo me, quando scrivi una donna devi prendere una decisione. Sì, ci sono le sfaccettature, ma caratterialmente devi scegliere se una donna è in un modo o nell'altro.
e c'è questa tendenza a mettere un po' tutto così evitiamo di rischiare. Solo che se metti tutto è come se non mettessi niente. Ancora adesso siamo in un periodo No, in cui è ti vero. dicono, da una parte ti dicono se non sei madre non sei pienamente realizzata e dall'altra parte invece no, non puoi cedere al patriarcato e diventare una madre. Ma scusami. Soprattutto trattare le cose con la loro complessità, nel senso che anche la scelta di diventare madre non è per tutti o sì o no. Ci sono mille problematiche che possono sorgere e mille dubbi e mille dinamiche che possono sorgere anche tra te e le altre persone. E secondo me il problema è appunto che c'è la tendenza a trattare tutto o bianco o nero. Beh, io farei una domanda, anche se un po' abbiamo risposto a questa cosa. È Vai. uno stereotipo della tua carriera? Oltre al fatto che solitamente ci si aspetta un uomo che faccia quello che fai. A me hanno detto, una delle prime volte in cui sono andata a lezione, pensavano che fossi una studentessa tipo di giurisprudenza, perché secondo loro non avevo la faccia di una che studia fisica e che la studia anche bene. Qual è È la lo faccia di stesso, una che studia fisica? Fammi capire. Emil Farrah Fowler, non lo so. C'era la tendenza, ora secondo me si sta un po' smaterializzando, però c'è appunto questa tendenza a dire se tu studi fisica, tu devi essere un nerd della miseria, devi parlare 24 ore su 24 di fisica, devi sapere tutto di tutti i film fantascientifici dell'universo, Tutti i non fumetti devi del leggere mondo. altro libro al di fuori di Rovelli e Feynman. Purtroppo i fisici si elevano anche rispetto agli altre persone che studiano scienza, cioè rispetto agli ingegneri, rispetto ai biologi, rispetto ai chimici, perché loro sono migliori, studiano la vera scienza. Vedi, Big Capito? Bang Theory ha curato. E io sta roba non la sopporto. Non è che un avvocato parla tutto il giorno di legge e si guarda solo film che parlano di legge e infatti. studia e legge solo libri di diritto. No, infatti. E quindi questa cosa un po' non è vista benissimo. Va bene, da oggi in poi andrò in giro con la maglia con la tavola periodica, così sei contento? Poi No, è un sta po' gente come quando mi dicono, ah sì, quel film lì con quell'attore lì, là, come si chiama? Io magari dico, non lo so, ma non hai mica studiato cinema. Ho capito che mica che devo conoscere tutti i film del mondo. Cioè, Nessuno sa tutti i film del mondo. E io ho anche le mie preferenze, cioè alcuni film li ho guardati perché dovevo, perché comunque magari erano classici o magari ho fatto Per storia del studio. cinema, ci davano da vedere il film per la settimana dopo, però io ho anche i miei interessi, cioè magari vedo che c'è una serie o un film che non mi interessa particolarmente, non lo guardo, non la cioè, vedi, devo guardarlo cioè. per forza. Tendo a guardare film che non mi interessano se sono molto popolari e se devo dare un'opinione, perché se devo dire no, fa schifo, ok, fa schifo, ma lo guardo perché magari mi piace, che ne so. Magari agli altri fa cagare, a me piace. Tipo Sucker Punch ha fatto schifo a molte persone. Io poi l'ho guardato e ho detto no, è bellissimo. A me piace tantissimo. Poi al contrario, so che a Giulia piace, mi dispiace, però tipo Suicide Squad. No, ma a me piace il primo pezzo e piace Sì, no, quello sì è vero. Non è un bel film, secondo No, me, è vero, Suicide Squad, per come l'ha il primo messo. pezzo è molto bello. No. Però cioè, io ero lì che dicevo che spreco di cast. Cioè, è bellissimo, ma non ho fatto una No, storia. infatti. Non ha senso. Non ha senso. No, io Però molta gente dice... sono d'accordo perché il cast era fantastico, tutto il primo pezzo di presentazione dei personaggi era bellissimo, poi quando Bellissimo. inizia la storia... Ma poi scusami, Jared Leto? Mi tagli 30 minuti di Jared Leto? Sì, è stata un po' buttata via come roba. Quindi sì, la gente si aspetta da te che tu sappia Sì, tutto. c'è questa tendenza dei miei compagni e il mio prof di fisica li ha veramente, cioè, proprio schiacciati perché c'è questa tendenza dei miei compagni che quando finisce la lezione loro devono andare dal prof a chiedergli spiegazioni sulle cose o a chiedergli curiosità. Cioè, che dico, lui chiede sempre se abbiamo domande a fine lezione, casualmente nessuna domanda e poi dopo tutti vanno lì. Un giorno io sono andata lì per chiedergli se mi prestava il suo libro e me l'ha dato, allora adesso ho il suo libro e mentre ero lì appunto a chiedergli il libro, perché non lo trovavo più perché tutti i miei compagni l'avevano comprato, un mio compagno è arrivato e gli ha fatto, e lui tipo fa 1000 domande, gli ha fatto l'ennesima domanda su tipo dei tensori, delle cose matematiche che servono e lui gli ha detto: ragazzi, l'onniscienza non esiste, prendete quello che vi serve, non mettetevi a fare i giri delle cose matematiche soltanto per averle lì senza capirle e giusto per perdere tempo. È uno spreco di mente e a me mi ha fatto spaccare perché ha ragione. Salutiamo i professori di fisica. Salvate il mondo. Guardate il mondo. Ha ragione, cioè non c'è bisogno di fare questo, secondo me, poi esercizio dell'ego perché lo fai soltanto poi per andare in giro a dire che sai sta roba e per dirla davanti a persone che non la sanno.
Secondo me questo è il lato negativo del tipo Big Bang Theory, che può essere quello che ci sono questi personaggi che sanno tutto della materia, che hanno queste conoscenze anche sia la pop culture che comunque il lavoro che fanno. È un copione, c'è scritto, tutto quello che devono dire lo imparano sul copione, poi magari qualcosa sanno di loro, però dei fun fact sulla fisica, magari c'è scritto, li hanno cercati, li hanno scritti e loro li ripetono, non è che voi dovete sapere tutto di tutto perché No. volete essere così. Non lo so. vabbè. No, anche perché un personaggio, ad esempio, un personaggio come Sheldon funziona a livello di fiction, ma conoscere una persona come... Io purtroppo le conosco, delle persone come Sheldon, non sono molto piacevoli nella vita. No. Per niente, ti voglio No, solo perché poi non ammazzare. sai stare al mondo, poi non sai stare al No, mondo. infatti, No. cioè, È questo il problema. funzionano nei film, funzionano nelle fiction, ma no, mi dispiace. No, nella dirlo vita così, non sono è cute. Che già Sheldon nella serie TV ti fa venire a volte voglia di tirare due sberle, quindi immagina Infatti. di averlo lì, cioè... è da ricovero, Sheldon. C'è già uno che tu ti siedi e dice, quello è il mio posto, fa ridere nella serie, ma se uno nella vita vera dovesse dirmi, quello è il mio posto, io lo guardo e dico, Eh? alzami! Aspetta, questa domanda voglio farla assolutamente. Se fossi Vai. un personaggio di una serie TV, quale saresti? Allora, vorrei essere Dean Winchester, e... che stanotte ho sognato, E là in fondo il mio cuscino. che praticamente venivano al mio compleanno loro. Ah, è vero! In realtà vorrei essere anche la ragazza di The End of the Fucking World. Ah, ok. Wow, ok. Potrebbe essere Ok. fatta anche lei. Non so chi sarei, sinceramente. Una persona basic, credo. Giulia. Cosa c'è? Scusa. Niente, tutto normale. Ho anche la camicia di flanella. Saremmo una bella coppia così bella. Sua moglie è talmente bella. E con sua moglie non intendo Misha, intendo sua moglie davvero. Comunque credo che sarei Paris di Una mamma per amica. Oh no, È adoro! vero. Bellissima Paris! Oh mio Dio, sì. Più bella, però tu sei più bella di Paris. Però penso che sarei Paris. Che bella Paris, mamma mia, mi è sempre piaciuta un sacco. È vero, oddio. Meravigliosa. Oddio, ok. No, quello che volevo chiedere io era, vabbè, ne hai già parlato, però hai una serie TV o un film da suggerire a chi sta guardando questo podcast? A parte Handmaid's Tale, Esatto. che comunque è lì nella lista. Sì, no, raga, vedetevela. Fatevi sto regalo. Beautiful Eh. Mind. Oh, Che non vabbè, Foto. penso l'abbiano visto tutti, però non lo so. non è detto. Vuoto. Però Beautiful Beautiful Mind Mind. secondo me è veramente un gran Spaziale. film. E il mio ragazzo dice che gli ricorda... sta vedendo Mr. Robot. Io non l'ho visto, Mm? però. No, Mi Sì, ricorda tanto Beautiful Mind. più o meno, sì. È la prima stagione? Sì, è Ciao. la prima stagione. Ciao Matteo. Ciao Matteo. Matteo lo salutiamo. Ciao, Matteo. Ha sognato di Winchester stanotte, quindi prendi le tue... Spiace. Trai le Fai la tue vita. conclusioni. No, anche Sam, erano entrambi al mio compleanno, in una casa fighissima con le colonne. Ok. Almeno erano vivi. E una piscina Cosa? Ok. Cosa? Vuoi lasciare un ultimo messaggio? No, volevo ringraziarvi per avermi invitata. Oh. No, grazie a te. Mi fa sempre piacere parlare con voi, anche perché siete mie amiche 30 anni. Cosa? Ciao ragazzi! Ciao! Giulia è morta, Giulia è ceduta. Non si fanno questi agguati all'improvviso. Non senza sfottere. organizzare. Dai ragazzi, andate a farvi una passeggiata che dopo tutto questo tempo sedute poi vi viene mal di schiena. Veramente. Io non a caso ho il massaggiatore attaccato allo sedio. Opla! È stato molto bello. Dove possiamo Quando- trovarti? Sì. Casa mia? No! E poi siamo noi le trentenni. Maledetta. Due contatti, Ludo. Su Instagram, Ludovica Arbone, perché due caca vicini erano brutti. Lo capisco, Federica Carlino. Anch'io Ludovica Carbone. Ma hai intenzione anche di crearti un canale o un qualcosa per parlare di fisica e di In teatro? realtà ci ho sempre pensato, però non so, cioè dovrei prima imparare a fare certe cose. Montare video non lo so fare, quindi... Però sai cosa? Ho sempre pensato che magari con l'università avrei potuto trovare qualche compagno di avventura e... Schiavizzarlo. insomma, magari qualcuno... No, nel senso, ma anche qualcuno con cui parlare, perché poi parlare da sola non è proprio... Però magari qualcuno con cui parlare, ognuno mette a disposizione le sue skills. Certo, non è male Sì. come idea. Fede, dov'è la tua mano? Mettiamo un annuncio. Io ce l'ho di qua, però sì.
montatore per Ludovica Carbone. Montatore per Ludovica Carbone, secondo me non... Io editor. Brava, molto meglio, molto meglio. Noi invece cerchiamo gente che ci fa i sottotitoli. Abbiamo uno studente di lingue che lo vuole fare così, Da mettere nel curriculum. da mettere qui. C'è studenti di lingue. Capisco, ti prego. Ti do un Lipton. O una tazza. Vuoi una tazza? Ti do una tazza. Oddio, ma che figa! Abbiamo la tazza. Bellissima! No, l'abbiamo fatta così per noi perché è carina. Se più avanti può interessare chi ci guarda, la facciamo anche per Già loro. qualcuno la vuole. Sì, infatti. È stato un piacere, Ludo. Come Ci sempre. vediamo presto, ci vediamo alle prove. Ci vediamo presto. Ciao, Ludo. And... Cut. Il buco nero di Gargantua. Gargantua. È francese? È il tedesco? Non lo so. È il Cioè, tuo è campo, stata- non il mio. È stata- Oh no, sono Oh no, sei bloccata. bloccata. Approfitto per tossire. Ho una brain fart. E... È il segnale solito. Quello che stava per fare.